Lezione 1. Decidere gli alloggi. Ehi Anna, sto programmando presto un viaggio e devo scegliere un alloggio. È eccitante. Hai trovato luoghi che ti interessano? Sì, ho trovato un paio di hotel online, ma voglio esserne sicuro prima di prenotare. Mossa intelligente. Controllare le recensioni può fare una grande differenza. Cosa dicono le recensioni? Alcuni sono fantastici, ma altri menzionano vicini rumorosi. Non voglio occuparmene. Assolutamente. Un ambiente tranquillo è fondamentale per una buona notte di sonno. Esattamente. Penso che cercherò anche luoghi insonorizzati. È un'idea intelligente. Stai considerando altro? Sì, sto cercando servizi come colazione e wifi gratuiti. Sono importanti per me. Di sicuro. Una buona colazione può davvero dare il tono alla giornata. E un wifi affidabile è un must. Devo rimanere connesso mentre sono via. Sicuramente. Hai controllato qualche opzione economica? L'ho fatto. Ci sono alcuni ostelli con ottime recensioni e prezzi ragionevoli. Gli ostelli possono essere divertenti. Potresti incontrare persone interessanti. Vero. Inoltre, è un'occasione per risparmiare denaro per le attività. Esattamente. Assicurati solo di leggere le strutture condivise prima di prenotare. Buon punto. Mi assicurerò che abbiano bagni puliti e una bella cucina. Questi piccoli dettagli possono davvero migliorare il tuo soggiorno. Ti stai orientando verso un posto in particolare? Sono tentato da un accogliente bed and breakfast, spesso hanno un tocco personale. Sembra adorabile. Un tocco personale può fare la differenza nella tua esperienza. Assolutamente. Controllerò le ultime recensioni e deciderò più tardi oggi. Lezione 2. Sport e competizione. Buongiorno Anna, hai saputo della competizione sportiva internazionale in arrivo? Sì, è un evento piuttosto grande quest'anno. Hai intenzione di guardarlo? Sicuramente. Adoro vedere come paesi diversi competono l'uno contro l'altro. È affascinante vedere atleti di diversa estrazione. Sapevi che la maggior parte degli eventi erano amatoriali fino all'inizio degli anni 70? Davvero? Interessante. Come ha cambiato le competizioni sportive? Una volta diventati professionisti, la posta in gioco è aumentata notevolmente. Il livello di concorrenza è diventato più intenso. Posso immaginarlo. Gli atleti professionisti si allenano così duramente per rappresentare i loro paesi. Esattamente. È incredibile quanta dedizione venga dedicata alla loro preparazione. Hai uno sport preferito da guardare durante queste competizioni? Adoro la ginnastica. La precisione e l'abilità artistica sono sempre accattivanti. La ginnastica è impressionante. Sono un grande fan dell'atletica leggera. La velocità è esaltante. Gli eventi di atletica leggera sono elettrizzanti. È incredibile vedere gli atleti battere i record.
Sì, e l'atmosfera durante gli eventi è elettrizzante. Di sicuro. Gli applausi della folla aumentano l'eccitazione. Anche a me piace sempre la cerimonia di apertura, mette in mostra le culture di ogni paese. Assolutamente. È una bellissima celebrazione dell'unità attraverso lo sport. Non vedo l'ora di vedere quale paese porterà a casa il maggior numero di medaglie questa volta. Lezione 3. Una decisione coraggiosa. Ehi Anna, hai sentito dell'impatto di Jackie Robinson sul baseball? Sì, era un vero pioniere. Pensa che la sua decisione sia stata rischiosa? Sicuramente. Entrare nei Montreal Royals come primo giocatore afroamericano è stato audace. Lo era. Il razzismo era dilagante all'epoca, il che rendeva il suo viaggio ancora più impegnativo. Sì, affrontare l'ostilità dei tifosi e persino di alcuni compagni di squadra deve essere stata dura. Ammiro il suo coraggio. Ha aperto le porte a molti futuri giocatori. Assolutamente. La sua eredità è celebrata ancora oggi nel baseball. È stimolante vedere come una persona può cambiare il corso della storia. Esattamente. Ci vuole una forza immensa per opporsi ai pregiudizi. Pensi che le cose siano migliorate nello sport da allora? Credo di sì, ma c'è ancora del lavoro da fare per promuovere l'uguaglianza. D'accordo. La consapevolezza e l'istruzione sono fondamentali per il progresso continuo. È importante che gli atleti utilizzino le loro piattaforme per sostenere il cambiamento. Sicuramente. È bello vedere molti atleti parlare di questioni sociali. Sì, possono influenzare l'opinione pubblica e ispirare gli altri ad agire. Jackie Robinson ha aperto la strada a quel tipo di attivismo nello sport. La sua eredità rimane potente e incoraggia le generazioni future a difendere ciò che è giusto. Lezione 4. Scelte di carriera. Buongiorno, Anna. Ho appena saputo di una posizione aperta nel reparto di pediatria. Sembra fantastico. Cosa ti entusiasma del lavorare lì? Ho sempre avuto una passione per aiutare i bambini. È gratificante fare la differenza. Meraviglioso. I bambini possono essere così resistenti e pieni di energia. Esattamente. Credo di poter imparare molto anche da loro. Assolutamente. Hanno prospettive di vita così uniche. Pensa che lavorare in pediatria richieda competenze speciali? Sicuramente. La pazienza e l'empatia sono fondamentali quando si ha a che fare con i bambini e le loro famiglie. Sono d'accordo. È importante creare un ambiente confortevole per loro. Sì, costruire la fiducia con i giovani pazienti può portare a cure migliori. Spero di sviluppare queste competenze lavorando lì. Lo farai. L'esperienza è il miglior insegnante in qualsiasi campo. Ci sono sfide per le quali pensi che dovrei prepararmi?
Beh, a volte i bambini possono essere spaventati o non cooperativi durante gli esami. Questo è vero. Dovrò pensare a modi creativi per farli sentire a proprio agio. Esattamente. I giochi o la narrazione possono fare una grande differenza. Sono entusiasta dell'opportunità. Sembra perfetto per me. Lezione 5. L'arte di dire no. Esattamente. Posso indossarlo sia su abiti casual che formali. Che mi dici di te? Preferisco i trench. Sono eleganti e scorrono piacevolmente quando cammini. I trench coat sono intramontabili. Hai un colore preferito per il tuo trench? Adoro il beige classico, si abbina a quasi tutto. Verissimo. Il beige è versatile e chic. Hai pensato agli accessori? Sì, una sciarpa colorata può davvero ravvivare un cappotto neutro. È un'idea intelligente. Potrei aggiungere anche una sciarpa a motivi geometrici al mio outfit. I motivi possono aggiungere personalità a qualsiasi look. Hai intenzione di acquistare presto quel cappotto? Credo di sì. Voglio provarlo prima per vedere come si adatta. Lezione 6. Spazi sacri. Ehi Anna, stavo pensando di visitare alcune cattedrali e chiese. Sembra intrigante. Cosa ti attira in quei posti? Trovo che siano spesso pieni di storia e storie di esperienze umane. Assolutamente. Ogni cattedrale ha la sua architettura e il suo significato unici. Sì. I disegni intricati possono essere affascinanti. Hai una cattedrale preferita? Adoro Notre Dame a Parigi. Le vetrate colorate sono mozzafiato. Ne ho sentito parlare. La luce che filtra deve creare un'atmosfera magica. Lo fa davvero. Inoltre, la storia che c'è dietro è affascinante. Hai un posto in mente? Voglio visitare la Basilica di San Pietro nella città del Vaticano. È sbalorditivo. È una scelta fantastica. La cupola è iconica e i dettagli sono notevoli. Sono entusiasta di sperimentare la spiritualità che c'è lì. È palpabile. Sì, puoi provare un senso di pace in questi spazi sacri. È incredibile come questi luoghi riuniscano le persone nella riflessione e nell'adorazione. Lezione 7. Punti salienti del viaggio. Ehi Anna, hai sentito parlare del Golden Circle in Islanda? Sì, è una tappa obbligata per chiunque visiti. Cosa ti interessa al riguardo? I paesaggi mozzafiato e le meraviglie naturali sono davvero affascinanti. Assolutamente. I geyser e le cascate lo rendono incredibilmente pittoresco. Non vedo l'ora di vedere di persona la cascata di Gullfoss. Sembra magnifica. È mozzafiato. Hai intenzione di fare delle visite guidate lì? Lo sto considerando. Una guida potrebbe fornire informazioni preziose sui siti.
È un'idea intelligente. Inoltre, non ti perderai nessuna gemma nascosta lungo la strada. Esattamente. Adoro anche l'idea di conoscere la storia e la geologia. L'Islanda ha una cultura così ricca e una geologia affascinante. È davvero unica. Giusto? Sono anche ansioso di vedere il Parco Nazionale di Invlir. La Rift Valley è incredibile. Si possono effettivamente vedere le placche tettoniche. Lo so. È come entrare in un paese delle meraviglie della natura. Qualche altro consiglio? Sì, non dimenticate di visitare le aree geotermiche. Non hanno eguali sulla Terra. Mi assicurerò di includerlo. Voglio provare tutto ciò che l'Islanda ha da offrire. Lezione 8. Approfondimenti sul quartiere. Ehi Anna, sto esplorando i quartieri per il mio nuovo appartamento. È eccitante. C'è qualche area particolare che ti interessa? Sto cercando un quartiere sicuro e tranquillo. La pace è importante per me. Questo ha senso. Un ambiente tranquillo è ottimo per rilassarsi. Esattamente. Ho trovato alcuni quartieri noti per il loro basso tasso di criminalità. È un buon inizio. Hai considerato la vicinanza ai servizi? Sì. Preferisco essere vicino a parchi e negozi di alimentari per comodità. Questo è intelligente. È bello avere tutto a portata di mano. Giusto? Voglio anche un'atmosfera di comunità con vicini amichevoli. Una comunità amichevole può fare una grande differenza. Hai già visitato qualche quartiere? Ne ho incontrati un paio e mi sono sembrati accoglienti. È promettente. Incontrare alcuni vicini può darti un'idea migliore della zona. Lo proverò sicuramente. Voglio assicurarmi che sia adatto a me. Lezione 9. Disavventure in hotel. Ehi Anna, ho avuto un piccolo contrattempo in albergo ieri sera. Oh no, cosa è successo? Ho perso la chiave della mia camera e non sono riuscito a rientrare. Sembra frustrante. Sei riuscito a procurarti un sostituto? Sì, per fortuna. Il personale è stato molto comprensivo al riguardo. È un sollievo. È sempre positivo quando il personale dell'hotel è accomodante. Esattamente. Hanno rapidamente rilasciato una nuova chiave dopo aver controllato il mio documento d'identità. È una politica intelligente. Aiuta a garantire la sicurezza di tutti. Di sicuro. Ero felice di non aver dovuto aspettare a lungo nel corridoio. L'attesa può sembrare un'eternità, soprattutto dopo una lunga giornata di viaggio. Assolutamente. Ho imparato a conservare la chiave in un posto più sicuro in futuro. Questa è una bella lezione. Hai avuto altre sorprese in hotel? Solo un paio di vicini rumorosi, sembra succedere ovunque io vada. Il rumore può essere fastidioso.
Hai pensato di parlarne alla reception? L'ho fatto e hanno promesso di indagare. Spero che sia d'aiuto. Lezione 10. Mixology Adventures. Ehi Anna, hai mai provato a preparare cocktail a casa? Ce l'ho. È sorprendentemente divertente. Che mi dici di te? Non ancora, ma non vedo l'ora di iniziare il mio viaggio nella mixologia. È eccitante. Hai in mente qualche cocktail specifico? Stavo pensando di provare prima un mojito classico. Sembra rinfrescante. Ottima scelta. La combinazione di menta e lime è così tonificante. Esattamente. Adoro anche il suo aspetto vivace. Hai un cocktail preferito? Mi piace molto un buon old fashioned. È semplice ma sofisticato. Old Fashioned è un classico senza tempo. Quali ingredienti usi? Solo bourbon, zucchero, amari e un pizzico di scorza d'arancia. È delizioso. Sembra abbastanza facile. Potrei aver bisogno di provarlo. Dovresti. E non dimenticate di guarnirlo bene. La presentazione è importante. Vero. A proposito di guarnizioni, cosa ne pensi dell'uso della frutta? La frutta può aggiungere un bel tocco. Una fetta di limone o una ciliegia possono elevare la bevanda. Sono d'accordo. Lo rende più attraente e aggiunge sapore. Hai mai pensato di provare anche dei cocktail analcolici? Sì. Ho sentito parlare dei cocktail analcolici. Sembrano rinfrescanti per le riunioni. Assolutamente. Possono essere altrettanto creativi e deliziosi. Dovrò sperimentare anche qualche ricetta di mocktail. Questo è lo spirito. La mixologia è una questione di creatività e divertimento in cucina. Non vedo l'ora di invitare gli amici per una festa di degustazione. Sembra un vero spasso. Assicurati solo di avere abbastanza ingredienti a portata di mano. Preparerò una lista della spesa per assicurarmi di essere pronto per la mia avventura nella mixologia. Lezione 11. I ponti dei sogni. Ehi Anna, hai mai pensato all'ingegneria dietro i ponti? Ce l'ho. È affascinante il modo in cui collegano luoghi e persone. Giusto? Il design di ogni ponte è unico e mirato. Esattamente. Hai visto le foto del Golden Gate Bridge? Sì. Il suo stile Art Deco e il suo colore arancione brillante sono iconici. È sicuramente un punto di riferimento. Cosa pensi che renda bello un ponte? Credo che sia la combinazione di design, funzionalità e ambiente circostante. Sono d'accordo. Un ponte può valorizzare il paesaggio se progettato bene. Hai sentito parlare del viadotto di Millau in Francia? È mozzafiato. Sì, è il ponte più alto del mondo. I panorami devono essere incredibili. Sicuramente.
Mi piacerebbe visitarlo un giorno. Qual è il tuo ponte preferito? Mi piace molto il Sydney Harbour Bridge. Ha un arco impressionante. È incredibile. Ho sentito che puoi persino scalarlo per una vista panoramica. Sì, deve essere un'esperienza esaltante. Lo proveresti? Assolutamente. Amo le altezze e il brivido dell'avventura. Anch'io. Sarebbe fantastico immortalare il tramonto da lassù. Immagina le foto. I ponti hanno tante storie da raccontare, non credi? Lo fanno davvero. Ognuno ha la sua storia e il suo significato per la comunità. È straordinario il modo in cui simboleggiano connessione e progresso. Lezione 12. Approfondimenti sugli affari pubblici. Ciao Anna, hai mai considerato una carriera negli affari pubblici? Ce l'ho. Sembra gratificante contribuire alla società in questo modo. Esattamente. Mio fratello ne è coinvolto da anni. Interessante. Cosa fa esattamente? Lavora su politiche che hanno un impatto sullo sviluppo e sul benessere della comunità. Wow, è un lavoro importante. Deve avere un forte senso di responsabilità. Lo fa. La sua formazione lo ha messo in grado di gestire problemi complessi. È un'abilità preziosa. Quali qualità pensi siano essenziali per quel ruolo? Credo che la comunicazione e la risoluzione dei problemi siano fondamentali. D'accordo. Essere in grado di entrare in contatto con le persone è fondamentale negli affari pubblici. E anche l'adattabilità è importante, vista la rapidità con cui le situazioni possono cambiare. Assolutamente. La flessibilità può portare a soluzioni più efficaci. Hai pensato a quali aree potresti concentrarti? Mi interessano le politiche ambientali. La sostenibilità è fondamentale. È un obiettivo fantastico. Il mondo ha bisogno di più sostenitori dell'ambiente. Sì, si tratta di creare un futuro migliore per le generazioni a venire. Esattamente. Ammiro la tua passione per fare la differenza. Grazie. Penso che tutti abbiano un ruolo da svolgere negli affari pubblici. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di servire la comunità con dedizione. Lezione 13. Alla scoperta di una nuova città. Ehi Anna, come ti stai godendo la tua nuova città? È fantastico. Scopro posti nuovi ogni giorno. È bello sentirlo. Quali sono stati i momenti salienti finora? Adoro i mercati locali. I prodotti freschi sono incredibili. I prodotti freschi fanno sempre la differenza. Hai provato qualche piatto locale? Sì, ho mangiato dei tacos da strada deliziosi lo scorso fine settimana. Il cibo di strada può essere così saporito. Spero di provarli presto.
Dovresti assolutamente. È un'esperienza culturale in ogni boccone. Sono d'accordo. Esplorare la cucina locale è una delle mie parti preferite del viaggio. Lo stesso qui. Ogni piatto racconta una storia sulla cultura della città. Ti sei già fatto degli amici nella nuova città? Sì, sono entrato a far parte di un gruppo comunitario e tutti sono così accoglienti. Meraviglioso. Costruire connessioni fa sentire un posto nuovo come a casa. Assolutamente. Mi sento ogni giorno più tranquillo. Che mi dici di te? Mi sto ancora adattando, ma mi sto godendo il viaggio. Ci vuole tempo, ma abbracciare l'esperienza è fondamentale. Continuerò a esplorare e provare cose nuove. Fa tutto parte dell'avventura. Lezione 14. Strategie di selezione degli hotel. Ehi Anna, sto cercando un hotel per il mio prossimo viaggio. È eccitante. Hai dei requisiti specifici. Voglio un posto comodo e in posizione centrale. Questo è intelligente. La vicinanza alle attrazioni consente di risparmiare tempo ed energia. Esattamente. Preferisco anche un hotel con buone recensioni. Le recensioni possono essere molto utili. Spesso evidenziano gemme o insidie nascoste. Sono d'accordo. È come ottenere informazioni privilegiate da altri viaggiatori. Hai controllato le piattaforme di prenotazione online per le opzioni? Sì. Ci sono così tante scelte, può essere travolgente. Lo so. A volte filtrare per servizi aiuta a restringere il campo. Questo è un buon consiglio. Cercherò hotel con colazione e wifi gratuiti. Questi sono sicuramente vantaggi convenienti. Hai fissato un budget? Ce l'ho. Voglio bilanciare comfort e convenienza. È saggio. Si tratta solo di trovare il giusto valore per le tue esigenze. Prenderò in considerazione anche la politica di cancellazione, è importante per la flessibilità. Assolutamente. Poter cambiare piano senza penali è un vantaggio. Terrò a mente tutto questo mentre finalizzerò la mia scelta dell'hotel. Lezione 15. La sfida dell'arrampicata. Hai mai provato l'arrampicata su roccia, Anna? Ce l'ho. È allo stesso tempo emozionante e un ottimo allenamento. Che mi dici di te? Non ancora, ma ho visto video di persone che scalano le scogliere. Sembra intenso. Sicuramente lo è. È necessario un mix di forza e strategia per affrontare quelle salite. Posso immaginarlo. Com'è stata la tua prima esperienza di arrampicata? All'inizio ero terrorizzata, ma una volta capito, è stato esaltante. Questo è stimolante. Avevi una guida o eri con amici? Avevo un amico esperto che mi ha insegnato le basi. La sicurezza prima di tutto, giusto?
Assolutamente. L'equipaggiamento di sicurezza è fondamentale. Hai avuto telefonate ravvicinate? Solo una volta. Sono scivolata, ma il mio amico mi ha beccato giusto in tempo. Wow, deve essere stato un momento straziante. Lo era davvero, ma mi ha insegnato a fidarmi della mia imbracatura e del mio partner. La fiducia è fondamentale nell'arrampicata. Hai qualche consiglio per i principianti? Inizia con percorsi più facili e supera gradualmente i tuoi limiti. Sembra una cosa saggia. Come si fa a rimanere motivati durante le salite impegnative? Mi concentro sui miei progressi e ricordo che la vista dall'alto ne vale la pena. Questa è un'ottima mentalità. Lo terrò sicuramente a mente quando proverò ad arrampicare. Lezione 16. Avventure sull'isola. Hai mai pensato alla storia delle isole degli Stati Uniti? Sì, hanno culture così diverse e storie affascinanti. Esattamente. Alcune isole hanno anche ecosistemi e fauna selvatica unici. Come le isole Galapagos. Sono famose per la loro biodiversità. Giusto. E il ruolo che hanno avuto nella teoria dell'evoluzione di Darwin è notevole. Parlando di isole, sapevi che le Hawaii hanno una ricca storia di monarchia? Sì. Il regno delle Hawaii è stato una parte significativa della storia degli Stati Uniti. È interessante come le isole siano passate alla statualità e alla conservazione culturale. Sicuramente. Quale pensi sia la più grande industria di quelle isole? Il turismo deve essere una parte importante, dati i suoi paesaggi e le sue spiagge mozzafiato. Vero. La bellezza naturale attira milioni di visitatori ogni anno. Mi piacerebbe esplorare le tradizioni e la cucina locali durante la visita. Assolutamente. Il cibo è un modo meraviglioso per vivere una cultura. E i festival organizzano celebrazioni vivaci che riflettono la loro eredità. Mi piacerebbe assistere a un luau tradizionale. Sembra un'esperienza divertente. Lezione 17. Chiarezza con gli occhiali. Sai, da poco ho iniziato a indossare gli occhiali e tutto sembra molto più chiaro. È fantastico! È incredibile quanto ci manca senza una visione adeguata. Non mi rendevo conto di quanto fossero sfocate le cose finché non le ho indossate. Giusto! È come vedere il mondo in HD. Che tipo di cornici hai scelto? Ho optato per una classica cornice nera. Volevo qualcosa di versatile. Scelta intelligente. Le montature nere si abbinano bene a quasi tutti i vestiti. Esattamente. Inoltre, danno una bella atmosfera intellettuale, non credi? Assolutamente. Assomiglia a un superpotere segreto per la tua visione. Mi sento più sicuro di indossarli. Hai mai provato cornici colorate? Ce l'ho. Avevo delle cornici rosse una volta, ed erano davvero un pezzo distintivo. Sembra divertente.
Potrei provare qualcosa di più audace la prossima volta. Lezione 18. Strategie di acquisto. Sono andato a fare shopping ieri e sono rimasto sorpreso da alcuni prezzi. Davvero? Erano ragionevoli o pensavi che fossero esagerati? Alcuni articoli erano decisamente in saldo, quindi sono riuscito a trovare delle buone offerte. È sempre una vittoria. Le vendite possono fare una grande differenza nel tuo budget. Sono d'accordo. Ho comprato una bella giacca con il 50% di sconto. Fantastico! È come avere un guardaroba nuovo di zecca senza spendere una fortuna. Esattamente. Penso che terrò gli occhi aperti per ulteriori vendite in futuro. Questa è una strategia intelligente. Preferisci fare acquisti in negozio o online? Mi piace fare acquisti in negozio perché mi piace vedere e provare cose. Lo stesso qui. C'è qualcosa di speciale nell'esperienza tattile. Lo shopping online è comodo, ma a volte ti manca l'emozione. Vero. Inoltre, non sai mai come si adatta qualcosa finché non lo provi. Ecco perché controllo sempre la politica di restituzione quando faccio acquisti online. Lezione 19. La cultura del kiwi e della mela. Sapevi che la Nuova Zelanda è famosa per i suoi frutti, in particolare mele e kiwi? Sì, il clima è perfetto per la coltivazione di una varietà di deliziosi frutti. Ho sentito dire che le mele della Nuova Zelanda sono tra le migliori al mondo. Lo sono davvero. La croccantezza e il sapore sono difficili da battere. E il kiwi è un'aggiunta così unica al loro profilo agricolo. Assolutamente. È affascinante il modo in cui il frutto prende il nome dall'uccello kiwi. Lo adoro. È una perfetta rappresentazione dell'identità del paese. Parlando di kiwi, sapevi che sono ricchi di vitamina C? Sì. Sono un'ottima scelta per uno spuntino salutare. Ti piacciono? Lo faccio. Sono dolci e piccanti. Hai mai provato i frullati al kiwi? Non ancora, ma sembra rinfrescante. Dovrò fare un tentativo. Non te ne pentirai. È un ottimo modo per godersi la frutta. Prenderò nota per sperimentare ricette a base di kiwi questo fine settimana. Lezione 20. Colazione bonanza. Ehi Anna, hai una ricetta preferita per la colazione? Assolutamente. Di solito preparo della farina d'avena con frutta e miele. Tu che mi dici? Tendo a limitarmi ai cereali e alle banane. È veloce e soddisfacente. Sembra conveniente. Preferisci i cereali freddi o la farina d'avena calda? Cereali freddi, sicuramente. È rinfrescante al mattino. Aggiungete qualcosa di speciale alla vostra farina d'avena? A volte aggiungo noci o semi di chia per una maggiore croccantezza e benefici per la salute. I semi di chia sono fantastici. Ho sentito che hanno molte fibre.
Lo fanno. Inoltre, assorbono i liquidi e danno una consistenza divertente. Li hai mai provati? Non proprio, ma sono curioso. Forse ci proverò la prossima volta. Dovresti. Sperimentare con i condimenti può rendere la colazione più eccitante. Sono d'accordo. Quali altri frutti preferisci aggiungere alla tua farina d'avena? Adoro aggiungere frutti di bosco, soprattutto mirtilli. Sono così gustosi e nutrienti. I mirtilli sono una scelta perfetta. Inoltre fanno sembrare tutto vivace. Giusto. La presentazione è fondamentale. Una colazione colorata è molto più invitante. Sicuramente. Dovrei iniziare a rendere le mie colazioni più invitanti. Lezione 21. Elementi essenziali per la giornata. Allora, Anna, quali oggetti essenziali porti sempre in borsa? Non esco mai di casa senza la mia bottiglia d'acqua e uno spuntino. Rimanere idratati è fondamentale. D'accordo. Di solito metto in valigia delle noccioline o una barretta di muesli per un rapido apporto di energia. Scelta intelligente. Preferisci snack dolci o salati? Preferisco le mandorle dolci, soprattutto ricoperte di cioccolato. Creano dipendenza. Gnam. Adoro anche quelli. Porti mai con te della frutta? A volte. Le mele e le banane sono ottime da portare in viaggio. Che mi dici di te? Prendo spesso un piccolo contenitore di frutta tagliata a pezzi. Sono rinfrescanti durante il giorno. Sembra perfetto. La frutta fresca mi solleva sempre il morale. Esattamente. E sono molto più salutari delle patatine o delle caramelle. Giusto. Si tratta solo di fare scelte migliori. Hai altri elementi essenziali che tieni a portata di mano? Un piccolo taccuino per annotare idee o promemoria è un must per me. Ottima idea. Rimanere organizzati può davvero aiutare durante la giornata.